Benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a vedere come trattare uno dei problemi più frequenti che si incontrano quando si vanno a scaricare dei database e si ha a che fare con i dati di tipo float, ossia i numeri decimali. Infatti sappiamo che con Python il carattere che si usa come separatore tra la parte intera e la parte decimale di un numero è il punto, ma molto spesso quando andiamo a scaricare questi dati su internet, nelle varie piattaforme, abbiamo dei numeri con la virgola e questo ci crea un problema perché poi dobbiamo andare a modificarli, dovremmo in teoria modificarli uno per uno e questo ci porta via molto tempo. Vediamo come fare in modo veloce. Andiamo per l'occasione a scaricare un database nel sito dati.comune.roma.it. Il Comune di Roma mette a disposizione una serie di dati relativi ai suoi servizi e ci stanno tante statistiche interessanti, tra cui quella della mobilità e trasporti. La sezione mobilità e trasporti che prevede una serie di database relativi al sistema di trasporti della capitale e andiamo a vedere, qui c'è parco mezzi, età media, mezzi ATAC, ossia l'età media dei vari mezzi di trasporto romani distinti per categoria di mezzo. Andiamo a scaricare questo dataset, io l'avevo già scaricato in precedenza e lo vado a uploadare. Parco ATAC si chiamava, quindi facciamo l'upload e a questo punto è stato scaricato. Allora vediamo su Python, apriamo un nuovo file, importiamo la libreria pandas, import pandas spd è il comando che mi permette di importare la libreria e dargli il nome pd, il suo nome in codice. Andiamo adesso a caricare, anzi a leggere il database, lo chiamiamo ATAC e il comando è pd.read csv, che è un file csv, si chiamava parco mezzi, parco ATAC, parco underscore ATAC .csv. Andiamo a visualizzarlo, premo CTRL Shift e invio, ma possiamo anche premere il tasto Run. Ora non avevamo notato che in questo caso c'era anche un altro tipo di problema, ossia quello del separatore tabulare. Praticamente, essendo un CSV, mi dovrebbe riconoscere la virgola come separatore di spazio tra una cella e l'altra, ma in questo caso, come si può vedere, sono dei punti e virgola a fungere da separatore, quindi dobbiamo indicarglielo specificamente. Quindi step uguale punto e virgola, ed ecco che il nostro dataset è bello, tutto ordinato con i tre tipi di variabili: tipo di mezzo, quindi i vari tipi di mezzo di trasporto, Audi, treni, metropolitane e via dicendo, l'anno. Possiamo notare che si riferiscono questi dati tutti all'intervallo di tempo tra il 2014 e il 2018, quindi sono stati rilevati con cadenza annuale, e l'età media per il suddetto anno dei vari mezzi di trasporto raggruppati per tipologia di mezzo. Vogliamo vedere per esempio nel 2018 ATAC all'interno del database, facciamo questa selezione per tipo per anno, con la condizione che anno sia uguale a 2018, ossia l'ultimo anno disponibile, ed ecco che abbiamo questi valori. Appunto, come si può vedere, la metro C è il mezzo che è entrato in funzione più tardi e quindi ha un'età media più bassa. Alcuni treni come quello di Roma Giardinetti sono molto invece più datati, come anche i tram, e per fortuna qualcosa negli ultimi anni è cambiato dal momento della rilevazione ad oggi, però questa era la situazione nel 2018. Ma abbiamo soprattutto il problema che questi dati sono registrati con le virgole al posto del punto, quindi se noi andiamo a fare un calcolo della media, per esempio con la funzione group by, con il comando group by, e vogliamo
per tipo di mezzo e vogliamo la media, ecco che mi riconosce la media dell'anno, quindi 2016 che è l'anno, diciamo, è il mediano fra questi, e non mi riconosce però tra le variabili numeriche l'età. Infatti se noi facciamo atac.info vediamo che non è prevista come variabile quantitativa, ma è una variabile stringa, tipo mezzo giustamente è object e anno è intero. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna aggiungere un'altra opzione. Nel momento in cui andiamo a leggere il database, oltre al separatore delle celle dobbiamo introdurre il decimale, quindi si usa la comando decimal uguale virgola e mi dovrebbe leggere la virgola come decimale. Quindi adesso andiamo a rileggere le prime 5 righe del database e finalmente abbiamo i punti, quindi 9.40 nel 2014 è l'età media di autobus e filobus. Adesso vogliamo mettere in ordine e vogliamo vedere da quelli che sono più anziani come età ai mezzi di trasporto che sono invece con un'età più bassa. Quindi utilizzeremo il comando sort values. Allora, intanto facciamo questa cosa, la facciamo per l'anno 2018, quindi ATAC 18 è il sotto dataset, seleziona appunto i dati di ATAC, quelli per cui l'anno è uguale al 2018. A questo punto 18. A questo punto vogliamo ordinarli con sort values e andiamo a vedere, li ordiniamo per età e vogliamo che sia in ordine decrescente. Non ha messo le virgolette ed ecco che finalmente abbiamo i nostri mezzi di trasporto messi in ordine dal treno di Roma Giardinetti, che è quello con l'età media più alta, fino alla metro C. Spero che vi sia stato utile e se vi piace questo video potete mettere like. Ci vediamo al prossimo video.